They make me to just concentrate. Porca vacca! Cioè questa va di sotto, eh? Offre quest'anno gli alcolisti anonimi per 25 anni. Devi ascoltami bene. Se vuoi ascoltami. Ci hanno puntato un coltello addosso per un litro di latte. No! Che due. No, A Termini ci sono sempre traffici strani, traffici loschi e qui c'è un nuovo traffico, ora lo andiamo a vedere. Che è stato a trafficare, disgraziati! Oh, sta a vedere sto vellutino blu, guarda un po' che carino. Mi piace lo babbone, eh? Della serie, non si butta niente. Se possono aiutare le persone, guardate sti ragazzi sono venuti col furgone a portare coperte, vestiti, tutto quello che c'hanno per aiutare i senza tetto dei Termini e non solo. Ma vuoi il piumino? È proprio un piumino alto da mettere Sì, sotto sì, anche là. questo, sì, sì. Cuscino. bravissimo. Grazie. Ma tu stai per strada? Lui dorme là sotto. Vedete, mentre preparavamo, molti ragazzi vengono, specie chi dorme qua sotto, coperte, cuscini. Se vi servono vestiti da uomo, ritorniamo in settimana, che ci abbiamo pure quelli da uomo. Ce la fai cantare una canzone un attimo da sto ragazzo. Life is so crazy to see your own blood, to behave like some madness without no madness. They make me to laugh, they make me to know, they make me to just concentrate, to behave, so behave. Just give me more movement. The time I step my way to be Roma, Roma give me way to see a lot of things I was thinking before. And I so madder than them, but I just behave like a man to just know what I want. Produce a music for composing in a room from the sunshine. Give me more moonlight to talk about the scene I see every day. We have to never fight with one another, but we have to build more fun. Six we sit together to try to expose something God give us. If you want to see the reality, Roma, I'm here. I'm Paul Ambassador. My name is Paul Ambassador. I'm a musician. I'm working Muratore. I'm doing a lot of, they give me even in the Terminator, so bene. So, grazie Dio, perché Dio ha dato una cosa. Da prima lui lo sa tutto. Io sto qua, io mai fatto niente male da italiano, nessuno, africano, europeano. Perché? Perché noi africano, noi africano, devi ascoltami bene. Se vuoi ascoltami, ti capisci. Posso ascoltami? Se tu capisci africano. Africano è una cosa e noi venuto per capire. Quando noi venuto per capire, noi devi prendere per capire. Io non parlo bene italiano, ma quando parla, io posso parlare tutti di che fanno perché io vedo tutto. Volevo solo dire una cosa, alcune persone hanno detto hai preso in giro quel ragazzo mettendogli la base sotto, non sapendo che il ragazzo gli piace cantare e mettendogli la base sotto gli è piaciuta questa cosa, perché era musicale anche nel parlare. Ci ha incontrato e ci ha detto mo ve canto una canzone. Stanno boicottando i suoi compaesani perché ha parlato con noi. C'è questa sorta di chiusura che se uno parla, uno canta, uno parla con gli altri, con le persone del luogo, puoi anche essere boicottato. Ma noi diamo voce a chi vuole parlare, a chi vuole evolversi. Quelli che vogliono rimanere chiusi nel loro guscio. Li lasciamo di certo stare, non gli andiamo certo, a infastidire. ci restano, fanno sta scelta poi nella vita perché di scelta si tratta, capito? Beh, la tua prima passeggiata a Termini. Allora, molto interessante. Scusa, io ti seguo tantissimo, Ciao. Ciao, scuola di botte. Scuola di botte. Sì, veramente ti seguo tantissimo e anche faccio a volte commenti, però non segui mai. Ah, vabbè. Grande lavoro, mi piace Grazie. veramente. Quasi 2 o 3 anni. Ciao, buonasera. Ciao, grazie. Ciao. Ciao. La coperta. Tipo, la vuoi una coperta? Almeno una in più, vai. Voglio también dormire accanto. Dorme qua lei. Innanzitutto ciao, come stai? Male, sto male. Senti, da quanto tempo che ti ritrovi? 12. 12 anni. 12 anni. Del 2011. Arrivi a Barcellona, Spagna, e da camminare per acá, per Italia. Quindi da Barcellona ti sei spostata qua in Italia? Cioè, che cosa è successo nella tua vita a portarti a stare qui?
Mi A mamma Terni. se mi ha morto. Mi mamma se mi ha morto in La mamma è Colombia. morta. La madre Era per lei era tutto, tutto, era tutto. un'ancora di salvezza, diciamo. Giusto? Sì, io lavoravo per lei. Cioè nel per momento in cui lei è venuta Mi era meno, morto. ti è caduto il mondo addosso Lei lavorava e per ti, la sei, mamma. e ti sei ritrovata... Cioè tu eri già trans? Sì, tutto. E lei ti sì, accettava? Colombia, Ti sì, voleva bene già, lo già stesso? sabía tutto, già. Io per vedere tutto. Del, Sì. la teta, il nato, tutto. Tu che cosa sognavi? Pues viene un mejor futuro. Un compagno, un futuro, Sí, no, una un mejor casa? futuro para mi mamá, para mí, ¿no? Comprar una casa in Colombia, bella. Pero Però c'è mira, stato un periodo che tu comunque vivevi a casa e lavoravi tanto, vero? Io me lo ricordo, vero? Chiediamoglielo, Che che lavoro lavoro facevi facevi? se puoi dirlo? Fertilo, ¿no? Posso dirlo io? Ok. La signorina in questione faceva l'escort, diciamo, dai, ok? Diciamo che questa è la zona di Gioberti e quella un po' Sì. dedicata all'escort. Sì, a tutto, io lavoravo a Roma in tutto, ho lavorato a Roma in Parioli, Cinecittà. Lavoravi da tutti i quartieri di Roma. Tutto Roma lavoravo io, tutto Roma, amore. Si guadagnava bene. Sì, guadagnava bene, si tiene. Adesso io non guadagno niente. Uno se sube una macchina e non sa se ritorna. Adesso uno sale in Perché macchina, la non sai se, matano, non sì. sai se ritorni, non Diciamo sai se ti ammazzi. c'è quella transizione, diciamo, da parte sua di paura, no? Di paura di mettersi... Una macchina e non Sì, sa che- se ritorna. Ci salutiamo, ti ringraziamo e ti auguriamo una Dai, mo buona se riusciamo, buona adesso serata. appena abbiamo altre Le cose scarpe te le anche. portiamo. Perché non vuole che sta lì? Perché ci sono le posizioni. No, perché veniamo nel cara nel bar. Sul bar. Sì, se vanno nel loro posto per loro, capito? Sì, c'è... Diciamo che c'è sta un conflitto territoriale. Vi molesta? Certo, Ok. no, perché se non è, se le hanno a lui non danno sotto. Però se era una persona tranquilla lo lasciavate qua? Ma lui è quel ragazzo che si era agitato l'altra volta e ci ha pure giocato a pallone poi. Dai, tranquillo, su. Lui sclera mezz'ora, Sta eh. male, guarda che questo guarda. Sì, sì. con cuidado! No, che due. No, dai, dai. Dai, ti sei fatta pure male. Mettite qua, guarda, mettite qua. Mettite qua. Lui c'ha un sacco di problemi, proprio tanti. Qua, questa parte qua, guarda. Guarda, qui è pure più pulito. Più change. Ah, better, good. Dov'è la palla? The ball. Dove ce l'hai? Che hai fatto la mano, tesoro? C'ha tutte le mani ferite. Freddo. Mi sa il freddo, sai? No, quella è gonfia. Alla mano. Mani, che ti sei fatto sulle mani? Guarda, Orlando. gira. What's happening? No, parte di Dio. I'm speaking God, Jesus, Mary Magdalene. Sì, Police, they hit me. Noi aveva sclerato, l'abbiamo un po' calmato, abbiamo fatto giocare a pallone. Yes, Jesus, it's okay, but hospital is better than Jesus. No. Lui necessiterebbe già un controllo. Denato ambulanza. Cioè uno dei tanti che necessiterebbe, ma sai, un controllo, io farei questo, consiglio, servirebbero dei medici, tipo quelli che stanno sui campi di battaglia, che girano con la divisa medica e si fanno tutta la strada e individuano i casi più difficili. Te vedi i casi clinici, quel signore, lui, quello con la gamba, cioè devi... Infatti proprio in questo istante, ragazzi, sta passando il signore che appunto ha la quello gamba, con la gamba, in eccolo cancrena. là. Guarda, non riesce a camminare. Mo' il problema è lui fargli capire che dovrebbe farsela vedere sta gamba, ma lui non vuole che fa No, con ma lui, nessuno. lui a livello di testa non sta proprio bene, No, quindi, è proprio fuori. e quindi purtroppo ci vorrà un ulteriore intervento di DSO sicuramente al 100%. Il fatto che noi lo inquadriamo, ne parliamo, eccetera, eccetera, non è una violazione della privacy come pensano i buonisti. Bravissimo. È il fatto che sto signore sta in mezzo alla strada e tra qualche giorno muore o gli amputano la gamba. 100%. Cioè, l'unico modo per farlo, vedi, è andare lì e ledere la sua privacy, perché lui privacy non ce l'ha, perché vive in un mondo dove tra poco muore. Quella è una cancrena, quella è la gamba. Sì, infatti noi chiediamo alle istituzioni insomma di prendere in considerazione questo caso. Come va la gamba? Male? Non ce l'ha più. Vedi, lui non te... Non ci sì, riesce è a- impossibile. Non riesce a relazionarsi. Madonna,
Ok, hai sentito? Cioè, è in cancrena sta gamba. Guarda. Orco cane. Purtroppo sì. È morta. L'autoambulanza non l'ho chiamata, sono sincero. Anche No, perché ma- purtroppo che succede in questo caso? Che lui non sale. Creerebbe comunque un disservizio. Certo, tu blocchi un'autoambulanza, lui non sale perché lui, Capito, come avete Mario? visto, è... Perché non sale? Non Perché sale, Perché non è capace di intendere di Però volere. perché nel non essere capace di intendere di volere fa questa scelta invece che l'altra? Cioè perché? perché sennò non stava rifiuta, qua. Se perché lui- rifiuta l'aiuto però? Perché sennò stava in ospedale, capito? Neanche il dolore? No, lui è fuori di testa. Ce l'ha il dolore, ma ci convive. L'odore, ragazzi, era fortissimo. Secondo me quel picco di dolore forse lo aiuta addirittura a camminare. Io penso che sia il caso di intervenire il prima possibile, lo chiediamo con il cuore in mano. No, c'è realmente, questo signore, ragazzi, ha la gamba in cancrena. Allora, chi l'ha vista lo può confermare, ma vi garantisco l'odore. Sembrava l'odore nei posti in cui ci sono dei cadaveri. Sì. Siamo qui in attesa perché c'è sto signore che ha la gamba in cancrena. Abbiamo chiesto supporto anche ai carabinieri in modo tale che peronassero la nostra causa di farlo salire sull'ambulanza e che non se ne andasse in attesa dell'ambulanza. L'unico problema è che l'ambulanza sta impiegando più di un'ora dal momento in cui l'abbiamo chiamata e gli abbiamo detto che c'ha una situazione grave. Considerate, non può tirare su il pantalone perché si è attaccato alla gamba e vediamo, oltre a liquidi che hanno addirittura mangiato la scarpa, sentiamo un odore fortissimo proprio di cancrena, porco, di tutto. Lo vediamo tutti i giorni a girarsi con questa gamba sempre più in cancrena e l'opinione e le voci di popolo dicono che lui è inavvicinabile perché comunque sia urla. Invece gli abbiamo posto delle domande molto semplici: vuoi essere aiutato? Vuoi chiamare l'ambulanza? Vuoi soccorsi? E lui ci ha detto sì. Vuoi un caffè? E lui ci ha detto sì. Cioè siamo riusciti a comunicare. Allora, con difficoltà, però anche grazie ai carabinieri, che lui quando ha visto i carabinieri ha cambiato registro, perché comunque ha visto le divise, ha visto una situazione, ha visto un presidio e si è un po' placato. Ma infatti noi non siamo professionisti, però diciamo il supporto delle forze dell'ordine, un po' di empatia, un caffè, un po' di tranquillità hanno fatto sì che lui è rimasto lì, si sta affidando di noi e quando gli abbiamo detto se arriva l'ambulanza lui vuole salire ha detto vabbè ci vado. Ma cosa scemo! Come ne faccio fuori di qua? Un strapri di uniforme! Ma basta di mangia! Ma mangiare ora a fare la zazza! E tu come va fate? Ma la fare di maglia! Sei arrabbiato perché non è venuto il dottore? Ma fate la voglio lattare! Non vuoi il dottore? Non voglio lattare per crepare! Che io portare lei me lo faccio! No, non vuoi crepare! Non vuoi crepare perché No, voglio fare, non voglio niente! Sei che le vuoi? Non è cosa che il mondo! Babbo, stai tranquillo, dormi, dai. Aspettiamo noi, non te lo Era questo che temevo, il fatto che lui si alzava. Devi stare calmo. forse l'avrebbe fatto lo stesso. Pare che lui aveva detto, testuali parole, gli aveva detto sì, l'aspetto, ci voglio andare. Proprio gli ha detto testuali parole. Momenti di chiusura totale. È stato catatonico 40 minuti, un'ora, Col freddo. Col freddo lì da solo, poi. che cosa? Cosa vuoi? Infatti ho pensato pure io. Aspettiamo noi, tu stai qua a dormire. Che stai qua o che stai là non cambia niente, dai. Magari qua c'ha pure freddo. C'ha pure freddo. Magari non voglio niente! Niente voglio niente! Ma con la morte! E non ti diamo Solo la morte. Non voglio niente, solo la morte. Ma sono le vuote l'orecchio! Calmarò! Anzi, impossibile da gestire, specie senza operatori sanitari che possano aiutarlo. Benissimo come ci aiuta! Insiste ancora! Benissimo come ci aiuta! Sto per i topi! Termine, non ci famo manca niente, oltre all'angolo del degrado c'è pure il palo praticamente. Da fa sto palo qua? Che ci hanno messo a fare? Come ci è arrivato sto palo? Quello non lo so.
sai? Grazie. Cioè, è incredibile comunque, questo potrebbe essere utilizzato per esempio in una rissa notturna. Certo. Scusate, possiamo dire una cosa? C'è un signore che gira qui per la stazione, c'ha la gamba in cancrena, proprio in cancrena, una puzza di cadavere, ma a chi possiamo segnalarlo? Perché quello gliela amputano qualche giorno ancora. Adesso non so se voi... Noi abbiamo provato a fermarla, a dirglielo, l'ambulanza, eccetera. E se lui non ci vuole salire sull'ambulanza? Sì, no, l'ho visto, però ho visto... C'è state solo voi, mi è venuto a chiedere a voi. No, va bene, guarda. Piero, va bene. Va bene come misura? 6 mesi in ospedale perché per ripulire bene le arterie e l'aorta. C'ha problemi alle arterie? Però il concetto è che finito lo stato di pericolo di morte, giustamente è dovuto uscire, certo. Però dice come fa qui a fare degenza in mezzo alla strada? Quello mi ha detto. Sì. Ogni giorno se può succedere infarto o ictus, deve essere seguito da un medico. Sì, dai. Maria. La stanza me l'ha trovata. A stanza, cerca la stanza signora. Mica è facile. Ma sta insieme con i signori qua? No, qualche volta nella giornata passo, li saluto e tutto lì, però loro sono sempre insieme, non si tradiscono mai, io sono una gran traditrice. Ieri sono arrivata. Sono di passaggio, non posso abitare in stazione, lei è forte ma io sono debole. Ah, voi vi fate pure un pochettino da guardia l'uno con l'altro? Sì, quando mio marito è stato in ospedale io ho dormito con loro insieme. Ah, giusto. Se a qualcuno avanza un trolley, ragazzi, normalissimo trolley, piccolo, medio e grande, i signori qui alla stazione li trovate tutto il giorno, facilissimo. Biglietteria, qui c'è biglietteria, qui ci sono i signori, gli potete portare un trolley. Ci sono un sacco di problemi strutturali, alcuni dei quali non gravi, gravissimi. Oggi gli facciamo vedere a Mario che lui è nuovo, lì dove non c'è più attività commerciale, è normale che la gente si metta lì. Questo è il pisciatoio, da qualche parte ci avranno pure il cagatoio, ma la cosa più grave è, al di là di queste persone che vivono qua per il freddo o per altro, ci sono proprio delle cose che sono veramente pericolose proprio per chi ci passa, e non sono loro. In questo caso specifico ci sono delle attività commerciali che combattono con un degrado strutturale che non riescono neanche più a gestire. Ormai pure a st'ora si dorme. Queste sono le situazioni che a Roma incancrenite, cioè io questa l'ho documentata mesi fa, sta ancora così, ma la cosa più grave è che qua è peggiorata, cioè qui è facile cadere di sotto, e considerate che questa è l'unica protezione: 1 è mobile, 2 è pericolosa, 3 non serve a niente, 1 di sera ci può finire tranquillamente in mezzo, si è aperta un'altra voragine sempre sul marciapiede. Voi pensate che per evitare di cascarci c'è una transenna, qui ci hanno messo un pezzo di marciapiede, cioè queste sono tutte cose alla bene e meglio. Sempre uguale la situazione qua. Ti ricordi che siamo venuti mesi fa, no? Sì, nella sì. speranza che qualcuno... Due volte. Sì. Però nella solito sempre uguale. Ma è sempre peggio, perché vedo che qui spunta sì, pure il ferro, sì. cioè se uno passa qui, no? Questo qua te lo puoi infilare in una gamba. Questo l'avete messo voi, questa cosa qua? Guardate, cioè qui è bucato. Loro hanno dovuto mettere questa grata di metallo perché sennò finisci sotto. Poi considerate che qui c'è gente che magari che ci dorme, non è manco tanto lucida. Ci vedono qua? Ci vedono qua dritta, qualcuno magari cammina? Se qualcuno... Porca vacca! Cioè questa va di sotto, Per quella ti ha lasciato qua, così. Cioè metto il piede e sprofonda, regà. Sono stati chiamati 100 volte i vigili e sta situazione è ancora così. Adesso al di là delle persone poracce che stanno qui e ci vivono. L'opportunità che fa? Viene qua. Dio fare. Dio, cioè Anche bravo. l'importante è Dio per chi ci crede, no? Però se non ti viene da pensare il contrario, perché Dio ha fatto sì che io sto qua per terra al freddo in una città dove nessuno mi vede? Cioè tu sempre ami Dio, non ti arrabbi con Dio.
La colpa non è colpa mia, anche io ho bisogno di girare tante porte, ma penso fortuna non che quello orario, ma sempre giorno. Ogni giorno tu speri nella fortuna che qualcuno ti aiuti, che qualcuno possa offrirti un'opportunità. Senza lavoro, senza soldi, che fai? Senza soldi e senza lavoro. Che tu stavi qui, è successa una cosa bella, una persona ti ha dato lavoro, è successo qualcosa di bello. Piano piano, quello arriva. Piano piano, però fino adesso non è successo niente di bello. Adesso no. Ancora no. Ancora no. Però lui ha la speranza, allora lui è giovane, ha 20 anni, ha una speranza, ancora sorride nonostante magari è una situazione difficile, sotto un portico alla stazione di una grande città, lontano da casa, non è facile, però l'importante è avere una speranza. Io un consiglio che ti posso dare: bisogna alzarsi e girare, cercare, perché seduto qua secondo me è difficile che si possa uscirne, capito? Te lo dico per esperienza, ne ho visti tanti ragazzi qua sotto e non tutti ce l'hanno fatta, capito? Bisogna alzarsi e muoversi. Tu sei giovane, secondo me ce la puoi fare, potresti provarci. Sempre sera io giro, vai a cartasteca, un'altra persona brava, loro dire piano piano dove tu trovare casa dove tu. Sì, quando io trovare lavoro io fare, che fare? Ti capita di trovare lavoro e lavorare per un periodo? Sì. Che lavoro hai fatto? Business, apicoltore. Apicoltore? Però anche business. Che tipo di business? Quanto quella magari tu trovare soldi tu fare quella, la vita, quella pensare per me. Ma però gente che prima tu visto paga bene rispetto che tu fare. Ma adesso tu non trovare niente, che fai? Calma, tranquillo. Ok, quando tu trovi un lavoro lo fai e ti ci dedichi. Quando tu sei fermo, che non trovi lavoro in questo momento, dici ok, me ne sto tranquillo, mi metto sdraiato, vabbè. Lavoravi in Senegal, avevi una casa, giocavi a pallone? Qui a Roma che lavori ti è capitato di fare? Roma qua? Roma, sì. Solo lavoro lava macchina. Ah, lavi la macchina, ti è capitato di lavare le macchine e i soldi ti bastavano poi per vivere abbastanza tranquillo? Ma io lavo quella un mese un po'. Però tu lo sai, bla bla troppo, non paga bene. Chi parla troppo non paga bene, ha lavorato un mese a lavare le macchine. Allora lui al suo paese faceva l'apicoltore e faceva business, poi ha provato qui in Italia, ha lavorato per un periodo come lavamacchine, però sai, dicono sì, tranquillo, tranquillo, poi alla fine non lo pagavano. Tu lo sai, Sitia, sono molto intelligente, grazie mille. Ciao. Ciao bella. Tu sei la persona che ha fatto il primo termine di notte con noi, sì. Sei intervenuta, ti avevano rubato il telefono, era una situazione pure non facile, io ti ho chiesto, migliorato qualcosa è cambiato? No, non Niente. è migliorato nulla, abbiamo avuto vari episodi di violenza fisica importante senza poi riuscire ad ottenere nessun tipo di aiuto da forze dell'ordine o comunque sia esterni a noi. A me hanno seguito a casa 2 volte, ci hanno puntato un coltello addosso praticamente ragazzo fuori dal bancone, noi dietro la macchina per 1 litro di latte. Alle 4 di mattina la pattuglia è arrivata 1 ora e 40 dopo, 2 pattuglie si aspettavano di trovare comunque una persona alla quale tra virgolette dare contro, ma ormai era andata a scemare la cosa, grazie a Dio ce la siamo cavata senza nessun tipo di problema. Abbiamo avuto un ragazzo accoltellato qui sulla piazza che è venuto letteralmente con lo stomaco in mano chiedendo una sigaretta. 3 giorni fa è entrato uno dei barboni che sta qui, che ormai conosciamo, sappiamo bene o male chi è, come gestirlo, ha aggredito una ragazza che lavora con noi, gli ha letteralmente messo le mani addosso, e pure lì sì, antirapina, tutto quanto, noi ce l'abbiamo, premi, chiamano, però poi finisce sempre che devi trovare il modo di gestirtela da solo. Nonostante voi conosciate le persone che abitano qua, tante volte le aiutate anche, perché magari un panino, una cosa, uno lo offre sempre, eccetera, però non se ne viene fuori perché ci sono degli stati alterati, no? Quello che dicevamo noi. Sì, che trovi la persona che bene o male parla italiano o comunque sia è abbastanza lucida, in qualche modo riesci comunque a comunicarci. Poi quando ti viene il ragazzo che non parla italiano, non parla inglese, sta strafatto, speri che in qualche modo mi dà un barlume di luce e dica ok, passo oltre, cioè vado avanti. Che poi qui c'è il Ministero dell'Interno qua proprio attaccato, commissariato di là. Sì. Del qua ci stanno tutte zone comunque tra vigili
vigili del fuoco, eccetera, in teoria. Ricordiamo che questo poi è patrimonio UNESCO, questo palazzo, quindi comunque sia... E poi basta guardare sotto i portici le buche, lì giù in fondo si cade. Un minimo di riguardo, anche perché siamo in faccia alla stazione. Io purtroppo mi viene da dire dovrebbe essere il biglietto da visita di una città, anche perché voglio dire tanti turisti arrivano tramite treno dall'aeroporto, comunque sia taxi e tutto quanto. Alla fine è un punto molto centrale, accoglienza sia a livello di pulizia che di persone, poi esci e vedi sto schifo e ci ripensi. Posso dire di un sacco di volte in cui mi è capitato di vedere gente che magari passa di qui e dice no aspetta, così guarda un attimo, cambiamo strada. Giustamente, ma anch'io lo farei in primis. Che cosa chiederei? Un po' più di controllo reale però. Perché che tu mi vieni qua, ti fai la chiacchiera con il tipo, gli dici no però ti devi allontanare da qui e appena vedi che fa 5 metri più di là prendi e te ne vai, mi prendi in giro a me perché mi sento presa in giro e magari un pochino più di efficienza. Io capisco che, perché mi sono ritrovata a parlare anche con tantissimi poliziotti che hanno fatto interventi qui e tutto quanto, capisco che magari anche loro mi dicono siamo pochi, cerchiamo di fare il più possibile, stiamo dando il massimo, lo capisco e me ne rendo conto, però è pure vero che se io ti chiamo e ti dico c'ho una persona che mi sta puntando un coltello a 30 centimetri dalla faccia, tu c'hai il commissariato qui, non ci puoi mettere un'ora e 40 per arrivare e poi entra una ragazza, presta il telefono per fare una chiamata per furto di cellulare, in 3 minuti stavano qua, mi sento un po' presa in giro. Tu riesci a prevenire prima che loro diventano completamente assuefatti a un problema che è alcol, sostanze, vita di strada o addirittura amplificano le loro patologie perché arrivano anche quelli con patologie mentali. Per esempio c'era un ragazzo che noi abbiamo intervistato qui sotto che è morto. Io quando lo vidi dissi questo se continua così non arriverà da qui a pochi mesi. Si è lasciato morire. 20 anni. 20 anni c'aveva quel ragazzo. Era della Guinea, mi sembra, che ci abbiamo parlato con gli altri. Io li avevamo portato gli altri ragazzi. Noi lo chiamavamo Euronix perché c'aveva la felpa blu come lo stesso blu di Euronix. Però sì, è una storia, cioè cose impensabili. La maggior parte delle volte succede che la persona in questione nemmeno si ricorda. Cioè parliamo di persone talmente tanto alterate a livello psicologico, per un motivo o per un altro, che comunque sia poi vanno proprio a cancellare l'episodio completamente. E ritornano magari a delinquere nello stesso posto dove l'hanno fatto prima. Da 1 a 10, quanto è pericolosa a Termini? Per una persona che non viene mai qui, 12. 12? No, perché c'è pure... che non viene mai qui, 12. Perché c'è pure chi dice io sono stato tante volte e non mi è mai successo niente. Per noi che sono 3 anni che siamo qui dalla mattina alle 4 alla sera alle 10 e per un po' abbiamo fatto anche H24, ti ci abitui. Vedi, lui fa una cosa interessante, cioè nel posto dove tu in teoria un faresti legge un libro. Bellissimo. Sembra stupidaggine, ma invece legge un libro anche nelle condizioni più difficili, è un modo per evadere. Piuttosto che bere, te leggi un libro. 5 anni e mezzo che non sto più a bere proprio per merito. Hai smesso di bere, bene. Per merito dei libri e mi sento la musica e partite per pensare a qualche cosa altro da fare. Bene, lui è riuscito a smettere di bere che è la cosa peggiore. Io vi dico la verità, ho frequentato gli alcolisti anonimi per 25 anni. Più ci andavo e più non mi riuscivo a smettere di bere. Allora ho fatto così, sono andato al CERT in via dei Riari, vicino a Trastevere, sono stato, sì. E là c'è il CERT, mi hanno dato i primi 6 mesi di pillole. Che non potevi bere, sennò ti veniva da vomitare. E poi da lì sono 5 anni e mezzo che non bevi più. Che non tocco un goccio. Anche perché lasciare l'alcol dopo tanti anni non è facile. Libri e radio. Lui sta qui perché qui fa più caldo e non riesce a mettere anche seduto, magari qua ai tavolini. No, lì bisogna pagare. Bisogna pagare, vabbè. Due sedie, una panchina, Ma qui purtroppo. Scusa se. Ma quant'è che stai in piedi a leggere il libro? No, oggi ci avevo avuto da fare, adesso è mezz'ora. Una mezz'oretta, è un impegno. Cioè, dopo 25 anni da dopo 25 anni da anonimi alcolisti, poi smetti di bere un po' aiutato dal CERT, perché ti danno una pasticca e se bevi ti viene la nausea, ma anche con qualcosa di alternativo. Cioè, se tu non c'hai una cosa alternativa, come fai? Non bevo perché voglio leggere, allora c'hai un senso nella giornata, no? Molti dei senza tetto vengono qua all'interno della galleria che di solito fa caldo, l'unica cosa è che loro hanno paura dei negozi,
proprio lo stesso Thomas, l'altro giorno l'abbiamo fatto entrare dentro un negozio. Oh, ci ha messo un quarto d'ora a entrare. Vieni Thomas, entra, stai con me. Thomas, oggi Thomas si è vestito da suora. Mamma mia. Thomas, sembri una suora. Oh, Suor Thomas. Ah, finalmente, piacere Mario. Thomas ha imparato l'italiano su Super Mario. Non mette le mani addosso. Oggi io fa male, non voglio parlare. Non vuoi parlare, stai male. Tu hai bevuto, Thomas. Oggi è proprio... Hai bevuto. Stai male, hai bevuto. Così dico sempre. Oggi niente sordi, Thomas. Guarda che ti ha portato Manuel. La giacca nuova. Ti piace? Mamma mia. Per il presidente. Guarda scemo. Poi dice gli menano, capito? Guardalo. Che ti ha fatto? Oggi che mi ha detto? Chiama l'ambulanza, vedi? Ad Io andare matrimonio, vai. Matrimonio non va. Perché il mio I guanti te li sei comprati con i soldi che ti ho dato ieri? Fammi vedere le mani, non c'hai guanti. Ti sei comprato il vino, tieni. Basta soldi. Te li metti? Sono i miei. Thomas, sono i miei guanti. Capisci? Te li regalo io a te. No, tu sei italiano. Io sono italiano, certo che sono italiano. Guanti da italiano. Sono guanti da italiano. Lo zainetto mio te lo sei preso. Guanti da italiani non tocca. Ho capito che intendi, ho capito. Sono puliti, sono lavati. Chissà che ci ha fatto con quei guanti. Thomas, che c'hai oggi? Non stai bene? Ha bevuto. No, hai bevuto? Sì. Io solo mattina. Solo mattina. Aspetta te. Oggi non Perché lavoro. io fa male. Sto male. Portami Prova dei all'ospedale. guanti, Thomas, vedi se te stanno, se no non li porto a casa. Vuoi andare davvero all'ospedale? Ma io ho visto solo quello cattivo. Lui cattivo, dici al contrario, solo lui cattivo. Quello cattivo. Thomas, ti provi sti guanti in secondo? Perché c'hai la febbre di Thomas, ti prendi e tua. Lascia vedere. Sì, no vabbè. Ce l'hai i fazzoletti per Thomas? So io, Vuoi i fazzoletti? Io mori. Pulisci del bevuto, naso. C'ha ragione Simone, puzzi Sì, ha bevuto, ha alcol. bevuto. Non va bene, io non sono contenta se bevi. Guarda. Poi li chiamo se bevi, eh? Non è pieve. Guarda i miei occhi. Fatto male. Guarda la mia faccia. Fatto male. Adesso C'ha problemi agli occhi. Male Testa. Del mio occhio, del mio naso, del mio cuore. Lui non ha dormito tutta la notte, poi la mattina lo fanno uscire fuori. No, pure notte non dormi. Ho detto tutta la notte non dormi, poi la mattina ti fanno uscire fuori. Ti uscì al moccio tutto il naso. Thomas sta... Prima io arrivo qui, io già stanco. Cosa c'è? Perché? Loro dicono, no, Fermo. Fammi sentire la temperatura. Ma tu sei dottore? Ah, scemo. Sì, sono dottore. Mi sono laureato ieri. Vieni qua, fammi sentire. Dai, quanto sei scemo, non si può scherzare. Comunque è caldo. È caldo. Sì. Perché sei scemo, sei dottore. C'ha ragione. Ho capito, per sentire la temperatura non bisogna essere tu non dottori. sei dottore. Io... Fermo. Fammi sentire, Thomas. Sì, sei caldo. Thomas, se tu mi lasci il braccio io posso riprendere. A te tiene il braccio. Mi stai tenendo il braccio, devo riprendere. Io sono ferro. Te ferro, Io adesso non voglio niente. Non vuoi niente, ok. Io voglio il mio paese. Vuoi Il mio paese. tuo paese? Vabbè, quello ne capisco. Vai a riposare, sdraiato. Io non dormo, il mio paese, io non dormo sociale. Tu non dormi il paese tuo. Sociale, no? Io metto la casa, io comprare il blog. Però ti sei bevuto il vino? Sì, oggi sì. Vernello oggi. Io. È simpatico Thomas, è che certi giorni non c'ha. Non sei simpatico. Oggi è una brutta giornata. Lo sai qual è il discorso? È che Thomas purtroppo vive in una situazione drammatica. Sei sentito abbandonato? Loro lasciami male. Ma oggi stai più male? Oggi stai più Tutti i male? giorni. Tutti i giorni? Tutti i giorni. Mattina, sera, notte, fa male. Uno dei problemi che speriamo di risolvere è proprio il discorso del diurno, cioè il fatto che loro vengono mandati fuori dalla residenza dove stanno, loro fanno dalle 5 possono rientrare. Allora, se stai male Thomas, non rimanere per strada, rientra adesso, rientra dove almeno ti metti a letto, è caldo lì, se stai così in giro no. E che fa? E che fa? Mo rientri. Che faccio? Cioè... Il giorno sì, ok, ma adesso però rientra. Medicino. E che so... Ma come prima mi chiede a me sei dottore o non sei dottore, poi mi vuole la medicina. Perché tu non dottore.
E allora perché mi stai a chiedere medicine? Thomas poi scherza, non lo vedi così, ma lui nel malessere prova a scherzare, capito? Io sono vecchio. Sei vecchio. Ma mi vuoi dire quanti anni c'hai, Thomas? La tua vera età, senza prendermi in giro. Dimmi la verità. Aspetta, io ti dico tutta la verità. Dimmi tutta la verità, se no litighiamo. 7, t'ho detto. Citua Thomas. 7? 7? Sì, lo sapevo io. 70. 72. Nonno Thomas. No. Non l'avrei mai detto. Ma veramente? Ci dice a me una volta ha detto 50 anni. Io pensavo di meno, sincero. Lui dice 53, non è vero, ce n'ha 70 passati. Io nato. Thomas, però non devi toccare le persone che non conosci, perché poi dopo la gente si stranisce, lui non lo conosci. Perché? Lui c'ha il vizio di toccare. Perché non tocco? Perché se tu tocchi le persone, quelle non possono essere d'accordo. No, lui sono oro. Lui solo? Sono abituato, sì. Pure perché a me. Pure mio padre mi tocca sempre. Pure se quando picchia a me parla. non fa niente. No, ma io tanto alla fine del... Ah, mi dai una bomba? Thomas Io quando dice così vuol dire che ti vuole bene, capito? Se ti dice che ti ammazza, ti vuole bene. Quello là c'è quello a terra. Gli sei rimasto simpatico, dai. Perché oggi io morri. Dicevo Mario, come ti è sembrata questa tua prima passeggiata a Termini? Allora, guarda, no, ti dico la verità. Io sono venuto qua oggi con uno spirito quasi critico, nel senso, volevo effettivamente capire, perché pure io mi sono chiesto, vedendo i contenuti, vedendo i tuoi, vedendo quelli di altri, a volte, ti dico la verità, a volte si tende, ma è lo stesso discorso si può fare pure con me, no? Quando porti in scena magari una persona anziana, una nonna, ma è il modo in cui lo fai che fa la differenza. A volte mi capita anche a me di vedere delle cose dove percepisco proprio che non c'è un reale interesse per uno scambio, ma c'è veramente soltanto la voglia utilizzare quello che capita. In questo caso io ho potuto vedere proprio di persona, e certe cose le capisci solo quando ci sei dentro e le vedi veramente, effettivamente uno scambio empatico, una parola che sembra niente, sembra poco, e a volte io mi sono sentito anche a disagio nel parlare, non ho parlato mai perché mi sentivo quasi che la mia parola non potesse essere abbastanza per una persona che vive in queste condizioni. Invece, a prescindere dal contenuto, a prescindere da tutto, anche una domanda, una risposta, interessarsi a certe realtà, ed è una missione positiva. Quindi sono contento di aver fatto questa esperienza. Sono un po' critico quando vedo alcuni magari influencer, alcune figure che si mostrano mentre aiutano, no? È un classico, sì, l'hanno fatto quasi tutti a Natale. Bravo. Ne parlavamo l'altro giorno, quando stavamo a parlare con dei ragazzi senza tetto lì a Piazza Vittoria, ho detto: dove sono finiti tutti quegli influencer che a Natale hanno regalato sacchi a pelo, tende, pizze, soldi, eccetera, eccetera? Perché oggi stiamo a gennaio, praticamente a febbraio ormai, nessuno più gira e fa queste cose, sono tutti ritornati a fare i vecchi video, divertimo, facciamo, balliamo, cantiamo, eccetera. Perché poi queste cose si fanno tutto l'anno e te ne accorgi proprio quando giri per Termini, che conosci le persone. Adesso tolto Manuel, che lui sta sempre qua, però pure noi quando giriamo e le persone ti riconoscono, anche persone che generalmente non potrebbero essere il tuo pubblico, tante persone magari che vengono da altri paesi eccetera, e ti seguono perché trovano un'utilità sociale anche loro in questo. Difficile spiegarlo a quelle persone che sono pronte solo a giudicare. È facile giudicare quando non stai qui in loco, è facile, come dicevamo prima, dire andate lì a stuzzicare a rompescatole, non sapendo che poi, come hai provato tu, queste persone si attivano anche solo per una parola, anche solo per essere considerati un po'. Ma noi vediamo persone a 50 metri di distanza che partono e vengono sotto la camera anche per infastidirti, solo per cercare un momento di attenzione, di protagonismo. Poi Manuel ne è ancora più testimone perché lui a Termini ci vive, cioè ci vive nel senso ci lavora. Ci sono tutti i giorni. Cioè tutti i giorni. Cioè, veramente è difficile concepirle certe cose fino a che non ci stai dentro, infatti io invito sempre le persone a venirci. E detto questo, se volete altri video dove veniamo a Termini, ci verremo sicuramente e vi mostriamo alcuni aspetti particolari. Scriveteci quali aspetti Termini volete, che ne so, i negozi che vendono i telefonini, quelli che stanno all'angolo di strada, i money transfer, quello che dorme sotto al ponte e via dicendo, cercheremo poi di portarli. Se io adesso vado a prendere il signore con la cancrena alla gamba e in maniera molesta lo devo fare per forza,
forza, inquadrarlo, dire che sta in una situazione grave, è l'unico modo di salvargli la vita. Purtroppo chi sta da un'altra parte questo non lo capirà mai, quello morirà o gli amputeranno una gamba, non gliene fregherà niente a nessuno e la cosa finirà così. Invece ogni volta è faticoso, ogni volta devi interfacciarti con le persone, ogni volta devi anche avere un contatto fisico. Quello lì mi stava a mettere, quello quante volte mi ha messo la mano addosso? Che ho fatto io? Niente, impassibile. Più lui mi metteva le mani addosso e più io rimanevo impassibile, perché ormai lo so che se gli avessi risposto poi degenerava. Invece lui dice: ma come gli batte addosso? Tu gli hai detto pure porta un po' di rispetto. Io manco io ho detto mezza parola, perché fino a che mi batteva sulla spalla per me era indifferente. Poi a un certo punto se esageri te lo dico, però devi alzare anche l'asticella certe volte della sopportazione. Commentate con quello che volete nello specifico. Ciao ragazzi. Dai, grandi. Ciao ciao.